Lezione 1. Trovare la biblioteca più vicina. Ti ho sentito dire che stai cercando la biblioteca più vicina? Sì, lo sono. Adoro passare il tempo nelle biblioteche. Certo. In che zona ti trovi? Sono vicino al centro della città, vicino al parco. C. È una bella biblioteca a pochi isolati da lì. Davvero? Davvero una notizia meravigliosa? Sì, è la Central City Library. Hanno una grande collezione. Ho sentito parlare di quella biblioteca. Conosci i loro orari? Di solito aprono alle 9 del mattino e chiudono alle 6 di sera. Perfetto! Posso venire a trovarci dopo pranzo. Che tipo di libri stai cercando? Mi interessa la narrativa, in particolare i romanzi storici. Lì ne troverai tantissimi. Hanno una vasta selezione. È eccitante. Potrei passare ore a navigare. Mi sento allo stesso modo. Le biblioteche hanno un modo per far volare il tempo. È vero. È qualcosa di magico nell'essere circondati da libri. Preferisci i libri fisici o gli ebook? Adoro la sensazione di un libro fisico, ma anche gli ebook sono convenienti. Sono d'accordo. C. È un fascino nel sfogliare le pagine. Inoltre, puoi evidenziare passaggi e prendere appunti facilmente. Hai mai partecipato a qualche evento in biblioteca? Sì! Ho frequentato un club del libro lì il mese scorso. È stato delizioso. Sembra divertente. Dovrei unirmi a te la prossima volta. Ti divertiresti. Le discussioni sono sempre vivaci. Controllerò il loro programma per i prossimi eventi. Ottima idea! Le biblioteche ospitano spesso anche letture e workshop d'autore. Apprezzo il tuo aiuto nel trovare la biblioteca. È un piacere per me. Non vedo l'ora di vedere quali tesori scoprirai. Ecco tante ore piacevoli trascorse a leggere in biblioteca. Lezione 2. Ricordi estivi? Quest'estate è stata piena di pop e popcorn. Assolutamente! Non c'è è niente di meglio che godersi uno spuntino mentre ci si rilassa all'aperto. Quali sono stati i tuoi luoghi estivi preferiti da visitare? Adoravo andare in spiaggia. Le onde e il sole erano rinfrescanti. La spiaggia è sempre un'ottima scelta. Mi è piaciuto il parco dei divertimenti. Sembra eccitante. Hai fatto un giro sulle montagne russe da brivido? L'ho fatto. Uno era così veloce che ho pensato di poter volare via. È esaltante. Mi piace la scarica di adrenalina di giostre del genere. Abbiamo anche fatto un picnic nel parco che è stato delizioso. I picnic sono l'attività estiva perfetta. Cosa hai portato? Abbiamo confezionato panini, frutta e, naturalmente, popcorn. Sembra una festa. Adoro quando i popcorn fanno parte del menù. Aggiunge un tocco divertente a qualsiasi gita. Qual è il tuo ricordo estivo preferito?
Mi sono divertito moltissimo a un concerto estivo con gli amici. Sembra incredibile. La musica dal vivo è un'esperienza fantastica. Lo è davvero, l'energia della folla lo rende indimenticabile. Vorrei essermi unita a te. La prossima volta devi venire con noi. Ci divertiremo un mondo. Ti convincerò a farlo. Musica dal vivo e popcorn sembrano la combinazione perfetta. Davvero, l'estate è sinonimo di buona compagnia e attività divertenti. Non riesco a credere quanto velocemente sia passata l'estate. Il tempo vola quando ti diverti. Quali sono i tuoi piani per il resto dell'estate? Spero di fare qualche altra gita prima che arrivi l'autunno. Lo stesso qui, sfruttiamo al massimo ciò che resta della stagione. Lezione 3. Affrontare le paure. Affrontare le paure frontalmente può dare potere. Assolutamente. Spesso porta alla crescita personale e alla fiducia. Quale paura hai affrontato di recente? Ho affrontato la mia paura di parlare in pubblico. È stata una vera sfida. Questo è un timore significativo per molte persone. Come l'hai superata? Prima mi sono allenato davanti agli amici. Il loro supporto mi ha aiutato molto. Sembra un ottimo approccio. Ti sei sentito meno nervoso dopo? Sì, più mi esercitavo, più mi sentivo a mio agio. Capisco come la pratica possa fare la differenza. Lo fa davvero? Che mi dici di te? Hai avuto delle paure? Di recente ho provato l'arrampicata su roccia, cosa che all'inizio mi ha terrorizzato. Arrampicata su roccia? Questo è coraggioso. Cosa ti ha fatto decidere di provarlo? Volevo superare i miei limiti e vedere di cosa ero capace. Questa è un'ottima motivazione. È stata l'esperienza? È stato esaltante. La vista dall'alto è valsa la pena. Posso solo immaginarlo. Deve essere sembrato un grande risultato. L'ha fatto davvero. Mi sentivo in grado di affrontare più sfide. Questo è lo spirito. Ogni piccola vittoria rafforza la nostra fiducia. Sono d'accordo. È stimolante vedere come gli altri affrontano le proprie paure. Sì, condividere queste esperienze può motivare gli altri a fare lo stesso. Credo che dovremmo incoraggiarci l'un l'altro ad affrontare le nostre paure. Assolutamente. Insieme possiamo creare un ambiente favorevole. Pianifichiamo attività che mettano alla prova entrambi. Sembra un'idea divertente. Cosa dovremmo provare dopo? Forse un corso di cucina? Provare nuove ricette può intimidire. Ottima scelta! La cucina può sicuramente spingerci fuori dalle nostre zone di comfort. Ecco come affrontare le paure e provare cose nuove insieme. Lezione 4. Tecniche antistress. Ho esplorato diversi modi per gestire lo stress. Questa è un'ottima idea.
Quali tecniche hai trovato utili? Un metodo efficace sono gli esercizi di respirazione profonda per calmare i nervi prima di situazioni stressanti. La respirazione profonda è fantastica. Può davvero aiutarti a centrare i tuoi pensieri. Sì, è incredibile come qualcosa di così semplice possa avere un impatto così grande. Sono completamente d'accordo. Come si pratica la respirazione profonda? Di solito trovo uno spazio tranquillo, chiudo gli occhi e faccio respiri lenti e profondi. Sembra perfetto. Concentrarsi sul respiro può aiutarti a schiarire la mente. Inspiro profondamente attraverso il naso ed espiro lentamente attraverso la bocca. Questa è un'ottima tecnica. Per quanto tempo ti alleni di solito? Cerco di farlo per circa 5 minuti, soprattutto prima di grandi presentazioni. Questa è una strategia intelligente. Può davvero aiutare ad alleviare l'ansia. Hai provato altre tecniche di rilassamento? Sì, mi piace il rilassamento muscolare progressivo. Come funziona? Tendi sistematicamente e poi rilassi ogni gruppo muscolare del tuo corpo. Sembra interessante. Ci vuole molto per imparare? Niente affatto. Puoi esercitarti in pochi minuti. Dovrò fare un tentativo. Sembra uno strumento utile. Lo è davvero. Puoi sentire la tensione sciogliersi. Che mi dici della consapevolezza? L'hai esplorato? Sì. La meditazione consapevole è meravigliosa per rimanere presenti. Ne ho sentito parlare. Come si pratica la consapevolezza? Mi concentro su ciò che mi circonda, notando le immagini, i suoni e gli odori che mi circondano. Sembra rinfrescante. Cercherò di incorporare la consapevolezza nella mia routine. Ti piacerà, ti aiuta ad apprezzare le piccole cose della vita. Ecco come trovare pace ed equilibrio nelle nostre vite frenetiche. Lezione 5. Scelte di cottura. Dovremmo scegliere farina integrale o farina per tutti gli usi? Questa è una domanda interessante. A cosa ti stai orientando? Sto considerando la farina integrale per i suoi benefici per la salute. Questa è un'ottima scelta. Aggiunge più fibre e sostanze nutritive. Sì, ma cambierà la consistenza dei biscotti? Potrebbe renderli un po' più densi, ma penso che saranno deliziosi. Ho letto che la farina integrale può aggiungere un sapore di nocciola. Lo fa. Ciò potrebbe completare piacevolmente la dolcezza dei biscotti. E se mescolassimo entrambe le farine? Potrebbe essere un ottimo compromesso. Equilibrerebbe i sapori e le consistenze. Mi piace l'idea. Un po' di entrambi potrebbe essere la soluzione perfetta. Esattamente. Inoltre, ci dà la possibilità di sperimentare. Dopotutto, cucinare significa provare cose nuove. Sì, e a volte le migliori ricette nascono dalla sperimentazione. Ti ricordi quella volta che abbiamo aggiunto le gocce di cioccolato al pane e alla banana?
Come potrei dimenticarlo? È stata una deliziosa sorpresa. Si è rivelata una delle nostre migliori creazioni. Davvero? Cerchiamo di fare un'altra deliziosa sorpresa oggi. Allora, scegliamo il mix di farina integrale e farina per tutti gli usi? Sì, sono entusiasta di vedere come vanno a finire insieme. Ottimo. Adesso misurerò le farine. Perfetto. Mentre lo fai, preparerò gli altri ingredienti. Il lavoro di squadra fa avverare i sogni. Assolutamente. Cucinare è più divertente se condiviso. Ecco deliziosi biscotti e nuove avventure culinarie. Lezione 6. Upgrade dell'hotel. Penso che passerò alla camera deluxe. Sembra un'ottima scelta. Cosa ti aspetti dall'aggiornamento? Spero in più spazio e in una visuale migliore. Una bella vista può fare la differenza durante il vostro soggiorno. Esattamente. Inoltre, ho sentito che le camere deluxe hanno una colazione gratuita. Questo è un vantaggio meraviglioso! La colazione è il mio pasto preferito della giornata. Sicuramente dà un tono positivo per la mattinata. Sì. Hai parlato dell'upgrade con l'addetta alla reception? L'ho appena fatto. Hanno confermato che la camera deluxe è disponibile. Perfetto! Posso solo immaginare quanto sarà lussuoso. Procederò ora con l'aggiornamento. Non vedo l'ora di vedere la stanza. Spero che abbia un bel balcone. Un balcone sarebbe fantastico. Potremmo goderci il nostro caffè all'aperto. Immagina di sorseggiare un caffè mentre ti affacci sullo skyline della città. Sembra un sogno. Sarebbe così rilassante. Chiederò se offrono servizi speciali nella camera deluxe. Buona idea. Forse forniscono l'accesso alla spa o il check-out posticipato. Questi servizi migliorerebbero ulteriormente il nostro soggiorno. Sì, è sempre bello avere un po' di lusso in più. Apprezzo che tu mi abbia incoraggiato a fare l'upgrade. Te lo meriti. Regalarsi è importante quando si viaggia. Ti terrò aggiornato sull'aspetto della stanza. Ti prego, fallo. Sono entusiasta di sapere tutto. Ecco un soggiorno da favola e ricordi indimenticabili. Lezione 7. Avventure in campeggio. Hanno portato molto cibo per il nostro viaggio in campeggio. Sì, sono rimasto sorpreso da quanto hanno imballato. Devo ammetterlo, temevo che potessimo esaurirlo. Anch'io, ma penso che abbiamo abbastanza snack per durare una settimana. E hanno portato un repellente per insetti, che è un vero toccasana. Assolutamente. Non voglio essere un buffet di zanzare. La brillante famiglia ha acceso un falò la prima notte, giusto? Sì, è stato così divertente arrostire marshmallow e fare s'mores. Adoro il modo in cui i falò riuniscono tutti. Lo fanno davvero. Sì,
È qualcosa di magico nel condividere storie accanto al fuoco. Hai visto quanto erano eccitati i bambini per il fuoco? Sì, erano estasiati dalle fiamme e volevano brindare a tutto. Ho pensato che a un certo punto avrebbero potuto provare a cucinarsi le scarpe. Sarebbe stato un vero disastro. Per fortuna, si sono limitati a marshmallow e cioccolato. Sì, quegli s'mores sono stati il momento clou della serata. Potrei mangiare s'mores ogni giorno e non stancarmi mai di loro. Lo stesso qui! Sono la combinazione perfetta di dolce e appiccicoso. Cos'altro ha portato la brillante famiglia che ti ha sorpreso? Hanno messo in valigia un altoparlante portatile. È stato bello ascoltare musica accanto al fuoco. Questo è geniale. La musica aggiunge un'atmosfera completamente nuova al campeggio. Lo fa davvero! Dovremmo sicuramente farlo più spesso. La prossima volta dovremmo portare altri giochi per la sera. Sì! I giochi da tavolo di carte sarebbero perfetti per il campeggio. Non vedo l'ora che inizi la nostra prossima avventura. Lezione 8. Iniziative imprenditoriali. Sembra promettente. Hai menzionato un importo specifico che speravi? Sì, ho indicato che stavo cercando circa $50.000. Questa è una richiesta ragionevole per iniziare una nuova impresa. Grazie. Credo che contribuirà a coprire le spese iniziali e di marketing. Hai delineato come intendi utilizzare i fondi? Sì, ho creato un budget dettagliato da mostrare ai potenziali investitori. Questo è essenziale. Gli investitori apprezzano vedere un piano chiaro. Assolutamente. Dimostra che prendo sul serio i miei affari. È andata la tua presentazione? Ti sentivi sicuro di te? L'ho fatto! Mi sono esercitato diverse volte, il che mi ha davvero aiutato. È bello sentirlo. La preparazione è la chiave del successo. Sì, mi sentivo pronto a rispondere a qualsiasi domanda potessero avere. Sembravano interessati alla tua proposta? Sembravano fidanzati e facevano domande ponderate. Questo è un segnale positivo. Ti hanno dato qualche feedback? Mi hanno detto che apprezzavano la mia visione, ma mi hanno suggerito di affinare la mia strategia di marketing. Questo è un consiglio prezioso. Dimostra che sono investiti nel tuo successo. Esattamente, apprezzo le critiche costruttive. Quando ti aspetti di ricevere una risposta da loro? Hanno detto che avrebbero dato seguito entro una settimana. Spero che tu riceva buone notizie. Grazie, sono cautamente ottimista. Se tutto va bene, quale sarà il tuo primo passo? Ho intenzione di assumere un piccolo team per aiutarmi con il lancio iniziale. Sembra saggio. Un team di supporto può fare una grande differenza. Sono d'accordo. Voglio circondarmi di persone motivate. Non vedo l'ora di vedere la tua attività prosperare. Grazie.
Il tuo supporto significa molto per me. Aspettiamo il successo futuro e nuove entusiasmanti opportunità. Lezione 9. Creare connessioni. Penso che entrare nel community club sia una scelta intelligente. Assolutamente. Sarà un ottimo modo per fare nuove amicizie e condividere esperienze. Sono entusiasta di incontrare persone di diversa provenienza. Sì. Ogni persona porta in tavola una storia unica. Quali attività non vedi l'ora di fare? Non vedo l'ora che arrivino i corsi di cucina. Imparare nuove ricette insieme sembra divertente. Sembra divertente. Cucinare con gli altri può creare un bel legame. Esattamente. Inoltre, dopo potremo assaggiare le nostre creazioni. Spero che abbiano una varietà di cucine da esplorare. Sono sicuro che lo faranno. È un'occasione per ampliare le nostre abilità culinarie. Che mi dici del club del libro? Ti interessa questo? Sì, adoro discutere di libri con gli altri. Aggiunge profondità all'esperienza di lettura. Sono d'accordo. Può portare a conversazioni interessanti e nuove prospettive. Sicuramente, i libri possono suscitare dibattiti e risate allo stesso modo. Sono lieto che abbiamo deciso di partecipare a queste attività insieme. Anch'io. Avere un amico rende tutto più piacevole. È bello condividere queste esperienze e creare ricordi. Sì, non vedo l'ora di divertirci. Facciamo un patto per partecipare insieme a ogni evento. Sembra un ottimo piano. Possiamo ritenerci responsabili l'un l'altro. Ecco nuove amicizie ed emozionanti avventure. Lezione 10. Sfruttare al massimo il tempo libero. Ehi, come trascorri il tuo tempo libero ultimamente? Beh, ho esplorato nuovi posti in giro per la città. Sembra eccitante. Cosa hai scoperto? Ho trovato un bel parco con bellissimi sentieri e un piccolo lago. Sembra perfetto per rilassarsi. Sei andato da solo o con qualcuno? Sono andato con alcuni amici. Abbiamo fatto un picnic vicino all'acqua. Un picnic sembra delizioso. Cosa hai portato? Abbiamo confezionato panini, frutta e biscotti fatti in casa. Quei biscotti devono essere stati un successo. Lo erano! Li adoravano tutti, soprattutto con le gocce di cioccolato. Capisco perché. Cos'altro hai fatto? Ho anche iniziato a seguire un corso di ceramica. È molto divertente. Ceramiche? Sembra creativo. Come sta andando? Mi sto divertendo. Ho preparato alcune ciotole, anche se sono un po' sbilenche. Ogni artista deve iniziare da qualche parte. Esattamente. L'istruttore ha detto che l'imperfezione aggiunge carattere. Adoro quella prospettiva. Dovrei provare anche la ceramica. Dovresti assolutamente. È un ottimo modo per rilassarsi ed esprimersi.
Ho passato il mio tempo libero facendo escursioni. L'escursionismo è fantastico. Hai esplorato nuovi sentieri? Sì. Di recente ho percorso un sentiero che portava a una splendida cascata. Sembra mozzafiato. Hai scattato qualche foto? L'ho fatto! La vista era incredibile, vorrei che tu potessi vederla. Mi piacerebbe molto. La natura ha un modo di ispirarci. Lo fa davvero. Dovremmo organizzare presto un'escursione insieme. Questa è un'ottima idea. Mi piacerebbe esplorare nuovi sentieri con te. Ecco come sfruttare al massimo il nostro tempo libero. Lezione 11. L'arte di porre domande. Credo che fare domande perspicaci dimostri il mio genuino interesse. Assolutamente. Dimostra che sei impegnato nella conversazione. Le persone apprezzano quando gli altri mostrano curiosità per i loro pensieri. Sì. Incoraggia un dialogo più significativo. Quali tipi di domande trovi più efficaci? Le domande aperte sono ottime. Invitano a risposte dettagliate. Questo ha senso. Invece di sì o no, ottieni informazioni più ricche. Esattamente. Inoltre aiuta a creare un'atmosfera confortevole. Ti è mai capitato di affrontare delle difficoltà nel porre domande? A volte mi preoccupo di fare la domanda sbagliata e di sembrare invadente. Questa è una preoccupazione valida. Come si fa a superarlo? Prima cerco di ascoltare attentamente l'altra persona. Ascoltare è fondamentale. Ti consente di personalizzare le tue domande in modo appropriato. Sì, dimostra anche rispetto per il loro punto di vista. Mi piace chiedere informazioni sulle esperienze delle persone. Spesso porta a grandi storie. Questo è vero. Ognuno ha storie uniche da condividere. Che mi dici delle domande di follow-up? Li usi spesso? Assolutamente. Aiutano ad approfondire la conversazione e a dimostrare che sei interessato. Lo terrò a mente. Può far fluire la discussione in modo naturale. Sì, è come costruire un ponte verso argomenti più coinvolgenti. Hai mai fatto una domanda che ti ha sorpreso con la risposta? Sì. Una volta ho chiesto a qualcuno quale fosse la sua sfida più grande e mi ha risposto completamente. Questo è potente. Mostra l'impatto del porre le domande giuste. Davvero? Può portare a intuizioni e connessioni inaspettate. Apprezzo i tuoi pensieri al riguardo. Mi ispira ad essere più curioso. Sono contenta. La curiosità è una caratteristica meravigliosa da coltivare. Ecco come porre domande più approfondite e arricchire le nostre conversazioni. Lezione 12. Pianificare un viaggio. Credo che dovrei rimanere almeno 3 o 4 giorni in ogni città. Sembra un piano solido. Ti dà abbastanza tempo per esplorare. Esattamente. Voglio immergermi nella cultura locale.
Questo è il modo migliore per vivere davvero un posto. Ci sono città che consigli per un soggiorno più lungo? Assolutamente. Penso che Parigi e Roma siano perfette per soggiorni prolungati. Sono d'accordo. Entrambe le città sono ricche di storia e arte. È così tanto da vedere e da fare in ognuna di esse. Mi piacerebbe passeggiare per il Louvre a Parigi. Sì, potresti passare un'intera giornata lì e ancora non vedere tutto. Che mi dite di Roma? Cosa non devo perdermi? Devi visitare il Colosseo e il Vaticano. Entrambi sono iconici. Ho sempre voluto stare all'interno del Colosseo. È mozzafiato. Puoi quasi sentire la storia stando lì. Dovrei provare anche cibi locali in ogni città, giusto? Sicuramente. Ogni città ha le sue delizie culinarie. Non vedo l'ora di assaggiare l'autentica pasta italiana. E non dimenticate il gelato! È assolutamente da provare! Farò un elenco di tutti i piatti da provare. Questa è un'ottima idea. Il cibo è una parte essenziale del viaggio. Come organizzi di solito i pasti quando viaggi? Mi piace fare ricerche sui ristoranti locali e chiedere consigli alla gente del posto. Sembra efficace. Farò lo stesso. Inoltre, provare il cibo di strada può riservare deliziose sorprese. Sono entusiasta di questo viaggio. Sembra una grande avventura. Lo sarà! Ricordati solo di scattare un sacco di foto. Lo farò. Voglio immortalare ogni momento del mio viaggio. Lezione 13. Celebrazioni pasquali. Ho sentito che Samantha andrà a caccia di uova di Pasqua questo fine settimana. Sembra così divertente. La caccia alle uova di Pasqua è sempre una gioia. Lo sono davvero. Ne hai mai partecipato da bambino? Sì, ricordo di aver corso per il cortile alla ricerca di uova nascoste. Sono stati i momenti migliori. Avevi una strategia per trovare il maggior numero di uova? L'ho fatto! L'ho sempre guardato prima tra i cespugli e sotto il tavolo da picnic. Pensiero intelligente. Di solito preferivo i punti più evidenti, ad esempio vicino agli alberi. Questi punti sono spesso i primi ad essere controllati. Ricordo l'emozione di trovare l'uovo d'oro. Oh, l'uovo d'oro è sempre stato il premio migliore! L'hai mai trovato? Una volta. C'era una sorpresa speciale all'interno. Deve essere stato come vincere un tesoro. L'ha fatto davvero? Che mi dici di Samantha? Cosa spera di trovare? Credo che sia entusiasta dei cioccolatini nascosti nelle uova. Il cioccolato è sempre il preferito. Rende la caccia ancora più emozionante. Sì, l'anticipazione di ciò che ogni uovo contiene fa parte del divertimento. Spero che il tempo sia bello per la sua caccia. Anch'io. Una giornata di sole rende tutto più piacevole.
Hai intenzione di partecipare alle attività pasquali quest'anno? Potrei partecipare a una riunione di famiglia. Spesso hanno la loro caccia alle uova. Sembra delizioso. Le riunioni di famiglia sono sempre piene di gioia. Sì, è un'occasione per creare bellissimi ricordi insieme. Ecco una meravigliosa Pasqua, all'insegna del divertimento e delle risate. Lezione 14. Fitness Journey. È stata dura, ma sono determinato a rimettermi in forma. È bello sentirlo. Hai preso in considerazione l'idea di fissare obiettivi specifici? Sì, voglio perdere qualche chilo e aumentare la massa muscolare. Sono obiettivi eccellenti. Hai pensato a un piano di allenamento? L'ho fatto! Ho intenzione di incorporare sia l'allenamento cardio che quello della forza. Sembra equilibrato. Il cardio aiuta con la resistenza, mentre l'allenamento della forza costruisce i muscoli. Esattamente. Ho anche iniziato a tracciare i miei pasti. È una mossa intelligente. Tenere un diario alimentare può aiutarti a rimanere responsabile. Mi apre gli occhi vedere cosa mangio ogni giorno. Posso immaginarlo. A volte non ci rendiamo conto di quanto consumiamo. Ti sei mai prefissato degli obiettivi di fitness? Sì, mi sono prefissato l'obiettivo di correre un 5K l'anno scorso e l'ho completato. È impressionante. Come ti sei preparato? Ho seguito un piano di allenamento che ha gradualmente aumentato la distanza. Potrei aver bisogno di seguire un approccio simile per i miei obiettivi. Funziona bene. La coerenza è la chiave per costruire resistenza e forza. Apprezzo il tuo incoraggiamento. Parlarne aiuta. Sono contenta. L'assistenza può fare una grande differenza nel tuo percorso. Quali sfide hai dovuto affrontare durante l'allenamento? Alcuni giorni ho avuto difficoltà con la motivazione, ma mi sono ricordato il mio obiettivo. Questa è un'ottima strategia. Lo terrò a mente. Ricorda, va bene avere giorni liberi? Continua ad andare avanti. Grazie per il consiglio. Mi sento già più motivato. Siete i benvenuti. Controlliamo regolarmente i reciproci progressi. Sembra un piano. Ecco come rimettersi in forma insieme.